Siamo agli ultimissimissimi preparativi della macchina, abbiamo chiuso tutto, lucchettato tutto e adesso si parte per Malpensa per lasciare una macchina e poi proseguiremo verso Anversa. Quindi grande giorno di partenza oggi. Primo rifornimento vicino ad Alessandria alla partenza. I primi 61 litri. Secondo pieno anche alla mia macchinina che deve portarci fino a Malpensa per poi tornare indietro. Questo viaggio inizia con due macchine, partiamo separati perché dobbiamo portare il nostro mezzo ad Anversa dove si imbarcherà e per tornare abbiamo trovato un volo da Bruxelles su Malpensa, quindi lasceremo una macchina a Malpensa in modo poi quando atterreremo di ritrovare un mezzo per poter tornare a casa. Quindi macchina parcheggiata a fast parking e adesso si parte con questa. Qua abbiamo lasciato l'altra, quindi si va. Mi vuoi? Prego signore. Un passaggio fino ad Anversa? Ma magari! Se mi vuoi lasciare qua. Abbiamo la vignetta svizzera, eccola là, che servirà per fare 200 km e poi la buttiamo via, però ci vuole e quindi tassa di 40 franchi pagata. E io pago. Oggi sole, nuvole, pioggia e adesso finalmente di nuovo sole. Siamo vicino a Nancy, ci mancano 6-5 ore e mezza per arrivare ad Anversa, ma ci fermeremo da qualche parte qua in zona. Adesso cerco un posto su Bar for Night, anche perché Matteo è quasi cotto e quasi stufo di guidare. Quasi? No, quasi cotto. Quindi dobbiamo fermarci. Siamo finalmente usciti dall'autostrada, siamo in Alsazia, siamo circondati dal verde, prima c'erano anche delle vigne, quindi finalmente è un po' più bello il panorama. Siamo arrivati a Baccarat, che è un paesino sperduto l'Alsazia. Adesso andiamo a cercare un posto per la notte e qualcosa da mangiare perché noi siamo senza la bombola del gas che non si può imbarcare e quindi non possiamo cucinare niente, quindi stasera cercheremo qualcosa da mangiare perché oggi abbiamo mangiato un panino e io adesso ho fame, sono le 6:30 ma io ho fame. Ma guardate che carina che è Baccarat, c'è il fiume, ma bellissima! Arrivati in un bellissimo parcheggino a Baccarat, guardate che bel posto, che bel parcheggio vicino al fiume, stupendo. A volte si fanno proprio delle piacevoli scoperte, perché noi non sapevamo assolutamente dell'esistenza di questo posto, che invece mia mamma conosce e sostiene che sia famoso per i cristalli, appunto.
ed è carinissimo, ma anche il contesto, guardate che bello, tutto verde con questo fiumiciato. Eccoci arrivati alla vetreria. Wow, vetro soffiato, questi sono belli, sono un po' cari perché il fiorellino più piccolino costa 360 euro e quello grosso 6.500, quindi bicchieri 450 euro la coppia di bicchieri, anche no grazie. Baccarat sarà anche bello, ma è un paesino pieno di vita e senza ristoranti, quindi sono tutti pieni, quindi nonostante faccia un freddo cane siamo a cena fuori. Buongiorno. Per iniziare la giornata, colazione francese con briochine tipiche, croissant e escargot au raisin. Buon appetito E buona giornata. Adesso vediamo se riusciamo a aprire la porta. No, è chiusa. Usa la chiave senza telecomando, adesso è aperta. Usando la chiave senza telecomando, per aprire le porte devi girare prima a sinistra e si apre la porta della guida. Torna in posizione folle, poi giri a destra e si apre l'altra porta. Dopo un Non po' lo di sapevo. tentativi abbiamo capito. Possiamo partire. Siamo a Lunéville, un paesino sperduto vicino a Baccarat. Adesso andiamo a fare gasolio perché siamo in riserva, abbiamo 80 km e quindi urge fare un po' di gasolio, ma puntiamo poi a fare il pieno in Lussemburgo perché abbiamo letto che dovrebbe essere più economico. Vai! Secondo rifornimento in Francia. Qui l'abbiamo pagato 1,754 euro al litro e quindi abbiamo fatto 17 litri per 30 euro. Siamo quasi al confine con Lussemburgo, ci mancano 3 ore circa all'arrivo ad Anversa. Abbiamo prenotato un campeggio vicino al centro della città, così almeno oggi pomeriggio faremo un giretto turistico, già che siamo lì a vedere Anversa. Bisogna assolutamente ricordarsi che Anversa è una città a basse emissioni, quindi per accedere a tutta l'area cittadina bisogna registrarsi online, anche se il proprio mezzo è 1,6 euro, quindi non bisogna pagare una tassa per entrare, ma bisogna effettuare la registrazione. Noi l'abbiamo fatta al volo ieri, è abbastanza semplice e veloce, però se non ci si registra si incorre in una multa da 150-300 euro, quindi conviene perdere 10 minuti e farlo. Siamo a Thionville e c'è anche qui una bellissima cattedrale. Siamo al confine Francia-Lussemburgo. La macchinina metterà le ruote sul territorio di un nuovo stato europeo in cui non è mai stata. Siamo a fare gasolio in Lussemburgo. 35 litri e mezzo, 49 euro. Stiamo attraversando il Belgio, il panorama è molto verdeggiante, ci sono un po' di paleoliche in giro. Siamo arrivati ad Anversa, fa anche un po' impressione sta cosa, cioè, domani è il gran giorno, la macchinina la lasciamo e si imbarca. Siamo arrivati
ad Anversa. Proprio dietro il campeggio c'è questo traghetto che porta al centro città, ci hanno detto che costa €1. Ecco il nostro traghettino. Non siamo molto preparati sulla storia di questa città perché onestamente non sapevamo neanche se riuscivamo a venire a fare 2 passi, però già che siamo qui un giro lo facciamo. Beh, ad Anversa la prima tappa d'obbligo è la birra belga, questa qui tipica e una Stella Artois. Cin. Gli edifici sono veramente particolari, che belli. Questa è una delle piazze centrali. C'è anche abbastanza vita, turismo. Arrivando da una viuzza laterale, questa poi compare l'imponente cattedrale. Pizzeria, ristorante da Giovanni, è immenso, guardate quanto è grande, e sono le 5 e stanno tutti mangiando già la pizza. Vabbè, noi ci siamo accontentati della birra. È un pacchetto di patatine, un misero pacchetto di patatine. È stato il mio premio per aver guidato 1000 chilometri. E anche la birra belga, non lamentarti. Passiamo adesso sotto il fiume che taglia a metà la città e c'è questo vecchissimo sottopassaggio solo pedonale ciclabile che ha delle scale mobili tutte in legno. È veramente una cosa particolare, quindi non possiamo perdercela. Il tunnel di Sant'Anna è stato costruito nel 1933 ed è lungo 572 metri. Ci sono ancora le scale mobili originali in legno che sono veramente spettacolari e adesso è diventato un tunnel solo pedonale e ciclabile. Abbiamo rivisto la luce sull'altra sponda della Schela, ho un nome del genere, te lo scrivo. E adesso dobbiamo farci tutto il lungo fiume per arrivare al nostro campeggino. Avevamo detto che alle 6 arrivavamo, che ora è 5:20, alle 6 saremo in campeggio. Dobbiamo farci la doccia e poi trovare un posto per andare a mangiare, perché siamo sempre senza bombola. Quindi non è che ci accontentiamo della birretta e 2 patatine, già che siamo qua vediamo di trovare un posticino per assaggiare anche la cucina belga.